Rieccoci con un altro bellissimo progetto. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona e finalmente oggi, dopo tanta attesa, vi mostro come ho realizzato questa borsa stile Granny Hobo Bag, stupenda, facile e veloce da realizzare. Cosa vogliamo di più? Ovviamente, come già sapete, ho abbinato questa bag al top crop che è andato online la settimana scorsa. Ho utilizzato all'incirca 220 grammi di filato, vi riporto alla clip successiva per sapere cosa ho utilizzato, uncinetto di lavorazione numero 7. Spero che il progetto vi piaccia, vi aspetto come sempre giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi. Mi raccomando, iscriviti e attiva la campanellina per non perderti il prossimo progetto. A questo punto, sigla! Per il progetto borsa utilizzo sempre lo stesso filato in due tonalità, quelle che mi sono rimaste dopo aver realizzato il crop top all'uncinetto che già vi ho mostrato. Ho anche un po' di fucsia, credo che lo utilizzerò per i primi due giri se riesco. Se vi ricordate, per il crop ho utilizzato l'uncinetto numero 5, molto più piccolo rispetto a quello consigliato sull'etichetta del gomitolo. Qui infatti vengono consigliati il 6,5 e il 7. Per la bag utilizzerò l'uncinetto numero 7. Vado a fare un anello magico anche bello grande, perché comunque l'uncinetto che sto utilizzando è molto grande e rischio di non lavorare tutti i moduli all'interno. Blocco con una catenella. All'interno dell'anello, chiaramente proprio come il crop, vado a lavorare gruppi di punti alti. Il primo lo sostituisco dai due punti bassi, aggiungo altri due punti alti per un totale di 3. Due catenelle di separazione e ripeto il modulo per altre 4 volte. Questa parte del tutorial sarà velocizzata perché vi ho mostrato già lo schema che riguarda la mattonella pentagonale nello scorso tutorial, quando vi ho mostrato come realizzare il crop top con le 4 mattonelle pentagonali appunto. Ad ogni modo, se desiderate la versione estesa, vi consiglio di fare un salto nel tutorial precedente. Bene, ho completato il primo giro, concludo con le ultime 2 catenelle di separazione. 1, 2, 3, 4, 5. Vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto. Catenella di sicurezza, stringo l'anello magico, stacco il fucsia, è finito definitivamente direi. Uso la variante arancione per questo secondo giro. Cappio. Mi aggancio nelle 2 catenelle di separazione, lavoro anche le code, nascondo tutto e vado a ripetere sempre lo stesso lavoro, quindi sostituisco il primo punto alto con i 2 punti bassi e sempre nello stesso spazio faccio altri 2 punti alti per un totale di 3. Dobbiamo continuare con gli aumenti. Poi faccio 2 catenelle di separazione e sempre nello stesso spazio vado a lavorare un altro gruppo di 3 punti alti. Come notate non ho un'ottima presa con filato e uncinetto perché c'è caldo, ho le mani sudate e non riesco a lavorare come dovrei. Comunque, fatto questo, ripeterò lo stesso schema sugli altri 4 angoli. Lavorati 5 angoli, chiudiamo il giro sempre allo stesso modo. Punto bassissimo. Catenella di sicurezza, stacco il filo così molto semplicemente, prendo la terza colorazione, mi inserisco nelle 2 catenelle di separazione e intanto vado a fare, blocco con una catenella, vado a fare il primo gruppo di 3, siamo nell'angolo quindi dovremmo lavorare 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti, ma faccio solo un gruppo di 3, a fine giro completo l'aumento. Fatto il primo gruppo, vado direttamente tra un gruppo e l'altro,
e vado a fare un gruppo di 3. 1, 2 e 3. Mi ritrovo all'angolo e ripeto 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. Un gruppo di 3 punti alti nello spazio successivo, nell'unico che ho, e insomma lavoreremo per tutto il giro gli aumenti negli angoli e un gruppo di 3 al centro di ciascun lato, ecco, mettiamola così. Bene, terminato tutto il giro vado a completare l'angolo, quindi aggiungo l'ultimo gruppo di 3 punti alti nello spazio delle 2 catenelle più 2 catenelle finali. Vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto. Continuo con la stessa colorazione, mi sposto con punti bassissimi al primo spazio che mi si presenta, quindi faccio un punto bassissimo nel punto successivo e un altro punto bassissimo nel terzo punto. Vado a sostituire sempre il primo punto alto con i 2 punti bassi e poi aggiungo altri 2 punti alti per un totale di 3. Vado nello spazio successivo e lavoro il secondo gruppo di 3 punti alti. Quindi per ciascun lato questa volta andrò a lavorare 2 gruppi di 3 punti alti in ciascun lato, mentre sugli angoli il lavoro rimane invariato. Lavorerò sempre 3 punti alti, 2 catenelle, 3 punti alti. E terzo punto alto, ho completato questo quarto giro, vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto. Ok, allora faccio una catenella, posso pure tagliare perché cambierò il colore, continuo con l'arancione. Volevo farvi notare una cosa perché credo che mi fermerò qui. Il mio fondo misura angolo con angolo 21 x 19 con soli 4 giri, uncinetto numero 7, mentre per il crop top con soli 4 giri e l'uncinetto numero 5 la mattonella misura angolo con angolo 18 cm. Come notate, al variare del numero di uncinetto variano anche i centimetri che si sviluppano. Se volete una maxi bag granny, vi suggerisco di andare avanti con i giri, si ripete sempre lo stesso lavoro, per cui si lavorano questa volta 3 spazi, nel giro successivo 4 spazi, 5 spazi, gli angoli sempre con gli aumenti. Io mi fermo a queste dimensioni perché vanno più che bene. Di certo le maxi bag su questo canale non mancano, ma comunque se volete il progetto più grande, ve l'ho detto, andate avanti con i giri. E questo è il fondo che a piacere si può irrigidire e foderare, basta andare a sagomare appunto il pannello, il pentagono e lo si cuce. Io volendo potrei foderarlo con del feltro perché ho la variante fucsia ma anche arancione, solo che voglio una borsa a sacca morbida, normale, quindi per gusto personale la lascio così. Tra l'altro questo filato è bellissimo, è morbido, scorrevole da lavorare, mi piace molto e ha anche quella giusta rigidità che comunque a me piace. Andiamo avanti con il corpo della borsa. Vado a fare un cappio, inizieremo ogni giro in questo modo. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna andare a lavorare gruppi di punti alti senza fare aumenti, perché se facciamo gli aumenti in ciascun angolo il fondo diventa sempre più grande. Noi dobbiamo alzare il corpo della borsa, per cui non dobbiamo fare più aumenti. Inizio con un punto basso sull'altro, chiaramente. E faccio i miei gruppi di 3 punti alti. Anche nell'angolo vado a fare soltanto 3 punti alti. 1, 2 e 3. Non appena passerete allo spazio successivo
vedrete che il vostro fondo inizierà ad imbarcarsi, ma adesso ve lo faccio vedere. 1, 2 e 3. Ecco, si è imbarcato verso l'interno, ma siccome questa è la parte bella del nostro lavoro, ok, ecco come si imbarca il lavoro per costruire il corpo della borsa. In questo caso è normale, senza fare più aumenti. Farò semplicemente questo lavoro, lavorerò gruppi di 3 punti alti sia in ciascun spazio che in ciascuna catenella di separazione, ma le catenelle di separazione le abbiamo soltanto durante questo giro. Dal giro successivo ci ritroveremo soltanto gruppi di punti alti. Vado a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo. Allora faccio una catenella di sicurezza e cambio di nuovo il colore, passo al giallo. Faccio un cappio e inizio sempre allo stesso modo. Entro nello spazio tra un gruppo e l'altro e vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi. 1 e 2. Spazio successivo intanto, poi i fili li andiamo a nascondere dopo con calma. 1, 2, 3, spazio successivo 3 punti alti, spazio successivo 3 punti alti, spazio successivo, qua siamo nell'angolo, ma siccome non l'abbiamo aumentato, procediamo sempre a punto granny e faremo in questo modo sia per questo giro che per tutti i giri successivi finché non alziamo il corpo della nostra borsa. Tutto qui, come notate, è super facile. Allora io credo che inizierò a nascondere tutti questi fili in eccesso fin da subito. Continuo, mi ritrovo al secondo giro che riguarda il corpo della borsa. Alzo il mio lavoro, appena sono ai centimetri desiderati mi fermo con il lavoro, quindi io procederei anche da sola. Se non vogliamo fare il cambio colore ci spostiamo con i punti bassissimi e andiamo direttamente nello spazio tra un gruppo e l'altro ed il gioco è fatto. Bene amiche ed amici, ci siamo quasi. Allora, dobbiamo andare a ricreare questo lavoro sulla zona superiore. Voglio realizzare una borsa hobo ma a secchiello, qualcosa di particolare ma sempre semplice, veloce e facile, alla portata di tutti. Adesso io disfo questo lavoro perché ovviamente anch'io faccio delle prove, altrimenti non potrei darvi lo schema e il tutorial. Quindi ho fatto le mie prove, ho visto che va bene lo schema che ho ricreato e adesso lo facciamo insieme. Intanto bisogna sapere che ho fatto 10 giri a punto granny che riguardano soltanto il corpo della borsa, a partire dal giro in arancione fino al 10° in giallo. Fatto questo, basta dividere in 2 la nostra borsa. Io mi ritrovo 20 motivi a punto granny, quindi 20 gruppi. Comunque basta piegare in questo modo, indipendentemente dal numero di gruppi che avete a disposizione, dividete la vostra borsa e partite esattamente da qui. Continuerò ad alternare i colori proprio come ho fatto per tutto il corpo borsa. Riprendo la variante arancione, stavolta non vado a lavorare nello spazio solo ad inizio e fine riga, ma mi inserisco non nel primo ma nel secondo punto alto dei 3, quindi saltiamo qua uno spazietto, tiro fuori il cappio e vado a bloccare con una catenella. Blocco anche tutti gli altri fili ovviamente. Nello stesso punto vado a fare un punto alto con i 2 punti bassi e poi aggiungo un altro punto alto per un totale di 2. Saltiamo il primissimo spazietto e andiamo a lavorare il primo gruppo nello spazio successivo, quindi già questa è una diminuzione. 1, 2 e 3.
Fatto il primo gruppo di 3, ne facciamo altri 7 per un totale di 8. Secondo gruppo. Ottavo ed ultimo gruppo. Vi faccio vedere, qui ho i 2 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salto questo spazio e vado non nel primo ma nel secondo punto alto, qui, e faccio 2 punti alti, 1 e 2. Allora questo lavoro vale soltanto per questa prima riga. Dalla successiva in poi, ve lo mostro adesso e poi possiamo continuare da soli, dobbiamo ripetere sempre lo stesso lavoro. Iniziamo con 2 punti alti nel primo punto, 1 e 2. Bene. Saltiamo questo spazio e andiamo a lavorare un gruppo di 3 punti alti nello spazio successivo. 1, 2, terzo ed ultimo punto alto. Vado a lavorare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e salto l'ultimo. Più il primo gruppo fatto insieme sono 7 gruppi di 3 punti alti. Quindi per adesso procediamo, ci vediamo a fine riga. Terminato l'ultimo gruppo, vado nell'ultimo punto dei 2 e vado a lavorare 2 punti alti. Quindi salto l'ultimo spazio. Ora vi faccio vedere tutto meglio, quindi 1 e 2. Faccio una catenella e giro il mio lavoro. Questa è la situazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui ne avevamo 8 e man mano andiamo a diminuire. Ora io qui cambierò il colore. Cappio sul giallo, lo faccio passare attraverso le 2 asole. Faccio una catenella, stringo bene il tutto, giro il mio lavoro e ripeto la riga precedente, quindi vi faccio vedere per l'ultima volta. Nel primo punto faccio 2 punti alti, 1 e 2. Salto il primissimo spazio, vado direttamente nel successivo e faccio 3 punti alti. 1, 2 e 3. Così come farò 3 punti alti negli spazi successivi, che sono 1, 2, 3, 4, 5 spazi. Lavorato l'ultimo, questo lo saltiamo e andiamo a chiudere nel secondo dei 2. Credo sia chiaro. Continuiamo in questo modo per le righe successive. Dobbiamo ritrovarci con un unico gruppo a punto granny e ci vediamo direttamente lì. Bene, eccoci qua. Come vi dicevo, dobbiamo ritrovarci un unico gruppo di 3 punti alti. In totale ho fatto 8 righe. Una catenella. Nel primo punto faccio sempre 2 punti alti, 1 e 2, diminuisco ancora, salto un punto, vado nel secondo dei 3 e faccio un punto alto, quindi terzo punto, e vado direttamente nell'ultimo lavoro, gli ultimi 2 punti. 1 e 2, quindi mi ritrovo 5 punti totali. Ora, direttamente con il filo agganciato potremmo fare una catenella, girare il lavoro e lavorare o punti alti o punti bassi e andare a realizzare così il primo manico. Ma questo significa andare a girare e rigirare tutto il nostro corpo borsa, la nostra borsa, in continuazione. E a me scoccia sinceramente, quindi cosa faccio? Stacco il filo, se vi va lo fate, vi sto dando l'alternativa. Io stacco il filo, vado a ripetere lo stesso lavoro dall'altra parte e il manico lo faccio a parte. Fatta l'ultima riga con i 2 punti alti, il punto alto al centro e gli altri 2, abbiamo 5 punti totali. Cosa vado a fare? Una catenella, giro il mio lavoro e faccio un'ultimissima riga a punto basso e vado nello stesso tempo a diminuire. Entro nel primo punto, prendo il filo e anche nel secondo, 3 asole e chiudo, un punto. Nel punto alto vado a lavorare un punto alto
e ripeto la diminuzione negli ultimi 2 punti. In questo modo avrò un totale di 3 punti bassi. Faccio una catenella di sicurezza e stacco il filo. Nel frattempo ho ripetuto lo stesso lavoro che vi ho mostrato prima anche dall'altra parte. Chiaramente non ve l'avevo detto, ma è chiaro che sono partita con i 2 punti alti nel secondo punto dei 3, proprio come ho fatto l'altro lato, e ho terminato la riga nello stesso punto dove ho lavorato l'altro laterale. Una volta fatto questo, mi sono portata avanti con il lavoro, ho avviato 4 catenelle per ritornare indietro a punto basso, ho lavorato 3 punti bassi, ho fatto righe di andata e di ritorno a punto basso per un totale di 25 che corrispondono a 25 centimetri. Prima di avviare le 4 catenelle iniziali ho lasciato un po' di filo per andare a cucire questa estremità sul primo laterale. Qui ancora devo staccare il filo, quindi lo faccio insieme a voi. Catenella di sicurezza e prendo un po' di filo. Mi aiuto con un ago e vado a cucire sulla zona interna, così la cucitura sarà proprio all'interno. Entro nel primo e nel primo ho sempre 3 punti, faccio intanto una doppia passata, ok, secondo punto con secondo punto, terzo punto con terzo punto, anche qui doppia passata, mi raccomando, 1 e 2. Volendo possiamo fare un nodino con la coda iniziale e nascondere il filo in eccesso tra i punti. Bene, stessa operazione farò dall'altra parte, sempre sul retro. Bene, ultimissimo passaggio, andiamo a rifinire tutta questa zona, quindi bordo superiore più manico. Giro il mio lavoro, lo faccio insieme a voi dall'altra parte. Utilizzo l'uncinetto numero 5, faccio un cappio e mi aggancio nell'ultima riga a punto basso, prima della cucitura. Inserisco il cappio sull'uncinetto e lo porto fuori. Inizio con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso. Queste codine della cucitura man mano le vado a nascondere durante questo giro a punto basso. Entro nella cucitura e faccio anche qui un punto basso e poi farò un punto basso in ciascuna riga del manico. Un punto basso nella cucitura, un punto basso nella riga a punto basso iniziale. Per ciascuna riga a punto alto faccio 2 punti bassi, così non ci complichiamo la vita. Riga successiva 2 punti bassi nello stesso punto, riga successiva entro al centro del punto alto e faccio 1 e 2. Altra riga a punto alto, ripeto. Riga a punto alto 1 e 2, 1 e 2, 1, 2, 1, 2, ultima riga a punto alto 1 e 2. Poi vado nel secondo punto, faccio un punto bassissimo e risalgo fino a chiudere il giro. Riprendo la sequenza di 2 punti bassi per ciascuna riga a punto alto. Lavorati gli ultimi 2 punti nell'ultima riga a punto alto, prendo un po' di filo, che tra l'altro è anche terminato, e vado a chiudere con asola invisibile. Entro nel primo punto dopo la catenella, porto il filo all'interno, qui mi aiuto con un ago, entro al centro dell'ultimo punto, tiro fuori il tutto e vado a bloccare e a nascondere il filo in eccesso ed il gioco è fatto. E voilà, progetto completato. Volendo potreste applicare un bottone magnetico per andare a chiudere la vostra borsa, e se desiderate il manico più lungo farete molte più righe, questo è chiaro. La bag è alta con tutto il manico 48 cm ed è larga 31 cm, quindi è abbastanza grande direi, e vi suggerirei comunque, se utilizzate lo stesso filato, di fare lo stesso numero di
di giri. Se utilizzate un filato diverso, seguite le misure in centimetri. La borsa è molto bella e finalmente ho completato il mio set, che comprende canotta corpetto più bag. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che la bag vi sia piaciuta, avete visto quanto è facile e veloce da realizzare. Potete utilizzare ciò che avete a disposizione, è chiaro, basta seguire le misure in centimetri che vi do sempre. Vi aspetto giù nei commenti per sapere cosa ne pensate, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, un bacino a tutti!